Ieri sera sono arrivata a Siem Reap, la città in cui si trovano i famosi templi di Angkor Wat. Qui rimarrò 4 giorni. Oggi e domani li dedico alla visita dei templi. Ora siamo al tempio di Preah Khan, costruito nel XII secolo, di origini buddiste, anche se successivamente sono stati aggiunti simboli induisti, come i linga. Siamo usciti dalla parte orientale del tempio e qui di fronte si trova il Yaya Tata Ka Barai, uno specchio d'acqua in cui si riflettono i templi e la giungla circostante. Al centro si trova il tempio di Niak Pen, che letteralmente significa combinazione di serpenti, questo perché alla base è abbracciato da un leggendario serpente naga. Questo è l'East Mebon, un tempio di origine induista dedicato a Shiva. Fu costruito nella seconda metà del X secolo d.C. Quello che colpisce subito è il colore rossastro della pietra e le statue di divinità animali come scimmie ed elefanti. Siamo ora al Bantei Srey. Anche questo è un tempio induista del X secolo dedicato a Shiva e costruito in arenaria rossa. E infine il Pre-Rap Temple, costruito per volere di re Rajendravarman, lo stesso che permise la costruzione dei due templi visti prima. Sono quasi le 6 e stiamo aspettando l'alba di fronte ai famosi templi di Angkor Wat. Spesso i turisti chiamano tutti i templi Angkor Wat. In realtà Angkor Wat è solo questo luogo, mentre Angkor è tutto il sito archeologico che ospita circa 80 templi. Inizialmente questo era un tempio induista dedicato a Vishnu. Originariamente contava 9 torri, di cui 4 sono crollate. Ora siamo al tempio Ta Prohm, dove è stato girato Tomb Raider. L'atmosfera è fiabesca. Le radici e i fusti degli alberi si arrampicano sulle rovine, dalle quali è possibile ammirare una serie di particolari, come divinità femminili e naga. E infine eccoci all'ultimo tempio, quello di Angkor Thom. Quello che colpisce subito sono le torri, in cui sono scolpiti dei volti. Non si conosce ancora l'identità, se quella di re Jayavarman VII, che ne ordinò la costruzione, o di altre divinità. La curiosità che attrae molti turisti è il cospicuo numero di scimmie che popolano gli alberi di questo tempio e che si avvicinano in cerca di cibo. È pomeriggio. Finita la visita dei templi, ho deciso di visitare il Killing Field che si trova a nord della città. Questa è una stupa con i teschi. Sono le vittime del regime di Pol Pot, la cui storia l'ho raccontata nel video che trovate in descrizione. Questi sono alcuni disegni che ritraggono le torture perpetrate contro la popolazione in quegli anni. Termino la serata in Pub Street, una via di circa 80 metri in cui si alternano pub e ristoranti che fanno cucina Khmer e internazionale. E in sottofondo gruppi di Khmer intonano una litania tipica di questo paese. Oggi è il terzo giorno che sono a Siem Reap. Ora sto andando alla montagna di Kulen, un promontorio di 487 metri di altezza all'interno del Parco Nazionale del Phnom Kulen. Il panorama che si ammira è mozzafiato. Proseguiamo il viaggio e arriviamo al fiume dei Mille Lingam. Si tratta del fiume Kbal Spean, lungo il quale, su una sezione di 150 metri, sono state scavate una serie di sculture, tra cui tanti lingam, ovvero oggetti dalla forma ovale, in onore del dio Shiva. Ora sto camminando attraverso la foresta per raggiungere le cascate di Kulen. Ci sono alcune famiglie che stanno facendo un picnic.
Questa è la prima cascata e quella più piccola. E finalmente, dopo essere sceso ulteriormente, arrivo alla seconda, quella più grande. E infine, prima di ripartire per la città, visito il Buddha reclinato, costruito da una roccia che tuttora funge da basamento. Quarto e ultimo giorno a Siem Reap. Oggi andremo alla scoperta del lago Tollé Sap e dei suoi villaggi galleggianti. Prima però andiamo a visitare un mercato locale che c'è ogni mattina. Qui le persone vivono soprattutto di agricoltura e pesca. Come possiamo vedere, si trovano pesci catturati al momento, alcuni ancora in vita, altri in procinto di essere cucinati, ma anche spezie locali. E finalmente eccoci al lago Tollé Sap. Si tratta del lago d'acqua dolce più grande del sud-est asiatico ed è strategico per la popolazione e l'economia della Cambogia. Infatti, intorno a questo sorgono villaggi con persone dedite alla coltivazione di riso. Ora mi trovo su una barchetta a remi nel bel mezzo di una foresta di mangrovie. Stiamo andando al villaggio galleggiante Kompong Pluk. La barca è spinta alle mie spalle da una bambina e di fronte da una signora, che presumo sia sua madre. Hi! Elisa! My name is Lita. Hi Leta, how are you? No. No? My name is Sari. Sari? Yeah. My name Elisa. Elisa. Nice to meet you, Sari. Lina, Limain, Sari again. Moi? 1, 2, 3, 4, 5. Good. Lita, Lina, Limain, Lihain, Piaron. Siamo arrivati al villaggio galleggiante. Ho comprato alcuni quaderni e matite per i bambini che vivono qui. Mia family. How much? How many? How many? One. There are other children there. Em, mẹ môi. Mẹ môi, tìm mẹ môi. Ê, ao cái môi, ao cái môi. Đám này. Bạn hay bạn đã thôi trên máu. Ê, Nó, nó. Sao lên trên máu. mà mua đi hay on đây. Okay, there are more. Á, cần. Thank you too. Á, Thank you. Viết. Hello em. ra. Ao con còn, ao con. Ao con còn. Á, con. Cái tiết ông cha. Thế nào? Tiết. Uống bạc này rồi. Bị cái gì sai chứ. Ba hả? Ba. Một ai? Tôi với nhau cha. Chân được vâng chân. Ê, ba đây. Tao nghĩ ai nào. Chào Mao. Chạy on. Ê, chào Mao. Ồ, mày được tay mà. Là cái đất cho nào.
Finished. Oh. Yeah. No more. There are many. Il giro alla scoperta del lago Tolle Sap e delle persone che vivono qui è finito. Riprendo la barca per Siem Reap. Questa sera avrò l'autobus notturno per raggiungere Siao Khon Vij, nella parte sud-occidentale della Cambogia, e da lì partirò per le isole Korong Salloem e Korong. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Grazie e al prossimo viaggio!